Come gestore del servizio idrico integrato della città metropolitana di Milano, il Gruppo CAP ha tra i suoi obblighi quello di gestire gli impianti di depurazione. Nel caso specifico di Pero, uno dei nostri più grandi impianti, vi è la necessità di proteggere appunto l'impianto da possibili eventi di inquinamento che si verificano lungo la rete. L'impianto di Pero, il bacino sotteso, è uno tra i più grandi e quindi di più difficile presidio sul territorio. Di fronte alla necessità quindi di prevenire eventuali eventi di inquinamento, ci trovavamo nella difficoltà di trovare metodologie un poco più moderne per avere una prevenzione e quindi un monitoraggio più efficiente. Siamo riusciti a trovare con la tecnologia di Cando un modello di lavoro che ci permettesse di rispondere a queste necessità di monitoraggio preventivo. Abbiamo fatto un piccolo progetto pilota nel bacino di Solaro, in particolare nel comune di Solaro, sul quale abbiamo identificato una zona con alta incidenza di attività industriali, sulla quale abbiamo installato 6 sonde appunto della tecnologia Cando che ci permettessero di identificare eventuali episodi di contaminazione in funzione dei 4 parametri che utilizza la soluzione, quindi temperatura, pH, potenziale redox e conducibilità elettrica. I risultati sono stati abbastanza positivi e prima di tutto è stato necessario un po' di tempo per capire il funzionamento delle dashboard e dei dati che arrivavano in continuo, ma è stato molto positivo perché ci ha permesso di identificare dei chiari modelli di inquinamento che facendo un'analisi approfondita ci hanno consentito di arrivare proprio all'inquinatore, ovvero a un utente industriale che realizzava scarichi incontrollati. Dopo un iniziale periodo di apprendimento anche da parte nostra come gestori della soluzione, siamo riusciti a meglio interpretare i dati che arrivavano in tempo reale dalla piattaforma Cando, e questo ci ha permesso di identificare l'autore della contaminazione, e addirittura ci ha permesso di identificare un utente che non era tra quelli nostri mappati, in quanto non doveva scaricare in pubblica fognatura. Questo riscontro ci ha permesso di valutare, siamo in una fase appunto di progettazione, per capire come scalare questo progetto in una fase di produzione, tenendo in considerazione che abbiamo 40 depuratori, quindi 40 bacini e un territorio molto ampio da gestire.